Ciao Monica, siamo qui con Daniele. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Mm. Allora, siamo sulla neve, in montagna. Ehm, Ci sono diverse persone pronte per sciare, quindi con gli sci, la tuta da neve, le bacchette. Ehm, Sono sui lati e in mezzo Daniele, eh, senza avere né sci né bacchette per la neve e neanche la tuta, si fa una bella scivolata in discesa, come in un certo senso a sfidare i presenti, per non compiacerli, per rompere gli schemi. Ma con il sedere. Sì, praticamente con tutto, sì, con il sedere Corpo. e poi ovviamente si va giù anche di schiena. Mhm. Come gioco, come sfida. Come sfida, esatto. Non lo vedo divertito però, come sfida. Contro il sistema, diciamo. Questo è il Sì, gesto. sì, contro anche questi sguardi puntati su di lui. Mhm. Lui vuole fare un qualcosa di diverso. Ok. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è arrivato praticamente alla fine della discesa e i suoi occhi però sono umili. Fatto questo gesto di sfida, però è come se in questo momento si trovasse un po' in fragilità. Va bene, chiama subito Paolo, il suo compagno. Sì, viene con il cagnolino, si siede, e il cagnolino in braccio e Paolo è molto sorridente. Ehm, diciamo che hanno proprio un po' scelte diverse. Paolo vede proprio l'aspetto rosa anche della vita e Daniele invece tende più ad andare in profondità e a vedere gli aspetti oscuri. Però proprio questo fa di loro una coppia molto solida. Vibrazione di Paolo. 7 miliardi. Vibrazione di Daniele. Ah no, scusami, questo è di Daniele, Ok? pardon. Mm. Invece Paolo, 45. Stiamo su Daniele adesso. Consapevolezza. 154. Anima. 46. Ok, quindi spirito 54, l'anima è quello, il femminile, lo spirito è il maschile. Vite precedenti o parallele. Vite. 2074. Capacità medianiche individuate dalla percentuale di ipotetica di cervello utilizzata. Quasi 9. Suscettibilità ipnotica. 33. Quanto è nella 3D, quanto è nella 4D. 42. Freddy. Ed infine quanto vuole sapere come stanno le cose. Vivacità animica l'abbiamo chiamata. 92. Va bene, Monica, Daniele ha avuto una vita passata legata alla sua ipocondria. Mi fa vedere in un certo senso quasi l'opposto, perché mi fa vedere un medico di paese
che andava a visitare i malati anche considerati altamente contagiosi. Uomo? Sì, Paese? vedo un paesino di campagna in Inghilterra. Mm. Qualche dettaglio di questa vita? Degno di nota? Un uomo molto solitario, fondamentalmente dedito solo al lavoro, e devo dire che effettivamente poi muore di vecchiaia, non contrae mai nessuna di queste malattie, no? Invece Mhm. tanto temute dagli altri. Però vedo che non realizza mai l'aspetto sentimentale nella sua vita, ha molta paura. Bene, vediamo le entità eteriche di Daniele. Su il telo. Allora, la cosa che mi sorprende è che cioè Daniele ha proprio due aspetti anche un po' in contrasto fra di loro, perché da un lato lui prende molto seriamente la vita, però dall'altro ti dico che le sue entità eteriche si presentano sotto forma di personaggi dei fumetti, Mm. come se in verità lui, senza forse esserne del tutto consapevole, sta facendo un lavoro molto profondo su di sé. Per cui in realtà queste entità non sono poi così spaventose, così terrorizzanti. Mm? Mhm. Quindi la prima che mi viene è un canide, però è sotto forma di lupo Alberto. Ehm, ehm, che in effetti, diciamo così, non è il classico lupo vincente, no? Se ci pensi, innamorato di una gallina, all'inseguimento cercando di unirsi con questa gallina, però non vuole il matrimonio, eccetera, eccetera, no? Non è il classico lupo cattivo, ok? Non rispetta, diciamo così, i canoni della società di come un lupo dovrebbe essere. Mm. C'è un po' Calimero anche, come falconiforme, quindi come questo esserino nero che, sai, gioca un po' a svalutarsi, ok? Quindi a sentirsi inferiore, a lui capitano certe cose, agli altri no, perché gli altri sanno cavarsela meglio. Mm. Quindi è un'entità eterica che lo spinge, diciamo così, a questo. Poi c'è invece una specie di, sembra quello dei Fantastici 4 cosa? L'uomo roccia, no? Mhm. Ed è come sembrare agli altri impenetrabile, ok? Sicché gli altri possano non percepirlo in quella invece che è la sua totale sensibilità e intelligenza. Questa entità lo spinge ad essere così, una roccia per gli altri. E quindi a volte gli altri non provano empatia nei suoi confronti, simpatia, ok? Mhm. Questo è come diciamo un'entità del secondo universo, la definirei. Poi c'è questo T-Rex che vedo che è come se ogni volta che si muove con la propria coda distrugge. Quindi è come se portasse Daniele a distruggere anche delle cose che lui stesso magari ha costruito con fatica, poi un colpo di coda e via.
Poi, 3 DL. quindi 3 entità mentali. Mhm. Vediamola. Ma allora, la prima si chiama Mastro Lindo e si vede proprio Daniele che cerca appunto di sistemare e di pulire tutto quanto, ma di pulire anche le cose degli altri. Come se in un certo senso, prova a dirtela così, ehm, ehm, lui sentisse anche la responsabilità, in un certo senso, di portare ordine e di sistemare ciò che gli altri non sanno pulire e sistemare. E non intendo chiaramente solo sul piano fisico, Mm. Ma ok? lui sì. Anche su, sì, lui sì, però poi in realtà non è così, ok? Mm. Perché anche lui arriva a un punto di saturazione e di contraddizione. Però diciamo che c'è un aspetto così, dove lui ha bisogno, eh, a due livelli, diciamo così, il livello esteriore e al primo strato di livello interiore, ha bisogno di questo ordine e pulizia. Poi però nello strato interiore più profondo non c'è pulizia, ma non ci deve neanche essere, perché noi siamo fatti così. Ehm, cioè, allora, come posso dirti? Daniele si sta approcciando adesso a certe cose, però in realtà intuitivamente lui ha compreso diverse cose, solo che non le ha potute sistematizzare, diciamo. mm. Teniamo presente che noi siamo anime bianche, purissime, che entriamo all'interno del nero. Ok? Mm. Quindi in realtà noi attraversiamo il nero dentro di noi e fuori di noi per lungo tempo. Quindi questo significa sia esperienze difficili, sia anche aspetti di noi molto ombrosi. E poi mano a mano, con l'evoluzione ne usciamo. mm? Quindi cosa succede? Che lui è come se in un certo senso ehm, utilizzasse l'ordine e la pulizia, mm, per sistemare quell'aspetto di nero che in realtà è congenito, è fisiologico. Mm. Mm. Della Matrix, della simulazione in cui siamo. Sì, Che livello? 4. Ok, seconda, vediamola. C'è pugno nello stomaco, mi fa vedere come se lui avesse una sorta di senso di nausea quasi, proprio come quando ricevi un pugno nello stomaco, di fronte a una serie di situazioni. Queste situazioni possono essere l'ipocrisia, la slealtà, il tradimento, le bugie, le falsità, le scorrettezze, ma lui le accusa in maniera molto profonda, quasi da averne un rigetto fisico. E questo appunto fa sì anche che lui talvolta abbia proprio difficoltà ad integrarsi con quello che è il sistema vigente. Mm. Mm? Direi che questo siamo a livello 5. E infine, Mani in tasca. Vedo proprio Daniele che tiene le mani in tasca e come se in parte si nascondesse. Mm? Quella che lui chiama, sì, io mi nascondo, mi vergogno. In realtà io la vedo più come una sorta di inazione, rifiuto a fare, perché è come se lui dentro questa realtà ritiene di non avere cose interessanti da fare, non vuole far veramente parte di questo gioco. Allora non fa. livello.
sempre 4. Ci sono degli impianti eterici o mentali? L'impianto mentale sembra un'aureola, però è a forma di nuvola, come se proprio ci fosse anche una specie di cupezza, quindi con le nuvole il sole filtra poco e le nuvole sono rappresentate anche da tanti pensieri che lo tormentano, anche quasi ossessivi. Poi a livello dei genitali io vedo proprio come delle sbarre, come se in verità la sua sfera erotica fosse un po' imprigionata. E lui è come se stesse cercando la liberazione di se stesso anche attraverso delle modalità che poi in realtà non è che lo soddisfano davvero, ok? Lo mettono sempre di più all'interno di una prigione e lui se ne sta rendendo conto. Quella che sembrava essere una trasgressione, in realtà diventa sempre più una prigione. Una prigione e per la sua vita, ma una prigione anche per la sua espressione erotica, perché non gli dà un reale piacere, non lo realizza davvero da quel punto di vista. La sua sessualità così non è assolutamente realizzata. E poi praticamente è come se avesse solo sul piede destro una di quelle ciabatte tipo giapponesi con una suola molto spessa, mentre il piede sinistro è libero, nudo, di poggiare a terra. La sensazione che trasmette è come se lui dovesse riuscire a utilizzare in maniera diversa il suo maschile, anche il suo lato guerriero, il suo lato di azione. Perché è come se rimanesse molto bloccato a livello di mente, di valutazioni, e rimanesse invece da un punto di vista dell'azione piuttosto fermo e appesantito. E questo impianto come lo vedi? Non ho capito. Così come le ciabatte giapponesi. Ah, con lo zoccoletto, quello con le Sì, due quello. barrette in punta e in tallone, due pasticelle, penso, questo che intendi. Sì, a me appare più come un infradito. Un infradito Ah, però con la suola bella spessa, alta. sì, rigida. La sinistra, la destra, piede nudo. No, l'opposto, destra così. La destra così, la sinistra, quindi il suo femminile scalzo. Sì. Ok, poi? Basta. Bene, ci facciamo accompagnare dal compagno nel cinema. Lui ha le chiavi. E Paolo è proprio radioso, gioioso. Ha questo sorriso molto aperto ed è anche molto speranzoso. Lui è molto fiducioso nel flusso della vita. Molto rosa, io direi, ecco. Mhm. Vedo che fa entrare, ehm, insomma, no, in maniera anche cerimoniosa, benvenuti, la mamma di Daniele, anche il fratello e anche la sorella di Daniele. Mhm. Poi ci sono anche delle clienti di Daniele Mhm. che vengono direttamente, cioè ce n'è una che è venuta con il casco. Quei cose di alluminio. E un'altra però con la rivista, perché è come se questa che è venuta con la rivista avesse nella sua testa l'idea che prima o poi vedrà Daniele su quella rivista lì. Mm. Poi il cane, Bricco, e tutti i cani che vogliono venire. Sì, sì, poi diciamo che essendoci Paolo, anche lui è proprio un catalizzatore di cani, diciamo. Gli amici della coppia.
C'è anche una donna, non so, c'ha questi capelli un po' leonessa, quasi Farah Fawcett. folti. Praticamente, sì, una cosa del genere, un po' cotonati, esatto. Va bene. Torniamo alla pornografia. Causa esoterica, Monica, della dipendenza da pornografia, al di là dell'impianto. Io ti dico che mi viene la parola padre. Mhm. È come una specie di... Allora, tra l'altro, ecco, non abbiamo detto una cosa, che è il progetto, no? Mm. E viene beep, 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 sai quando c'è la censura, che uno dice le parolacce. E vedo proprio Daniele che si trova vestito da pugile a colpire i sacchi, un sacco da pugile. È come se dicesse, colmo di frustrazione, tante parolacce, ok? Mhm. E quando mi hai appunto accennato a pornografia, l'ho visto come su un ring da pugilato e vedo che lui è come se combattesse, in questo caso con questo sacco, però è come se in un certo senso ci fosse da un lato il padre, ma più che altro ehm, il tipo di rapporto che lui ha vissuto col padre. Cioè, come se lui si portasse dietro una serie di frustrazioni per come ha gestito il rapporto e di sensi di colpa, ed è come se la pornografia fosse una specie di Di, ri- volontà di valvola di sfogo, di ok? ripicca? Però in realtà è come un'autopunizione, Mm. perché poi di fatto lui si sente da schifo. Si sta rendendo conto che gli fagocita tutto il tempo e tutte le energie. Lui stesso giudica se stesso per questo utilizzo della pornografia. Mhm. Quindi, proprio come se, non so spiegarti, cioè, in questo rapporto con il padre, in cui lui da una parte si è sentito infelice, dall'altro si sente in colpa per una serie di dinamiche che si sono create con il padre, lui adesso se la prende con se stesso. Daniele, fammelo con le mani. Quanti anni fa è mancato tuo padre? 2 anni fa. Ok, siamo al limite. Chiamiamolo portale aureo. Questa parte viene considerata ormai abitudine, ma è una grandissima opportunità poter parlare con l'anima che non c'è più di un nostro caro estinto. Monica, descrivici brevemente come è fatto il portale aureo e come vedi se viene l'arrivo del padre. Dico, come se venisse da un cimitero. Ora non so se il cimitero è legato anche ad altre persone, magari che sono state seppellite. Mhm. Ah, come se a lui piacesse il cimitero, eh? Piacesse stare lì nel cimitero. Sì, sì, sembra di sì. Eh, adesso gli va bene così, Mm, cioè, e non è male, mm, ok? Non, mm, non diciamo che è male questa cosa, mm, perché quando si muore non c'è il tempo, siamo noi qua che giudichiamo le cose in base al tempo. mm, mm, Sì, mm, no, cioè per lui adesso è bene questo. mm. Ed è evolutivo quello, perché non è statico, il suo stare nel cimitero, è parte della sua evoluzione. Come è vestito? Come si presenta? Riesco solamente a vedere questa, mm, sembra un vaso con dei fiori gialli, Mm, perché credo è come se lui mi portasse un po' a fare un tour del cimitero. In mm, particolar modo mi fa vedere non tanto, come posso dirti, l'aspetto, quello a cielo scoperto,
no, del cimitero, ma sotto, presente che ci sono dei portici, Mhm, mhm. ok, dei corridoi, Dove ci chiamiamoli. porta? È un giro, perché è come se, vabbè, penso che ci siano dei parenti. Nonno, però non so se è il nonno suo, perché può darsi che sì, sia il nonno di Daniele, quindi il padre. Questo non te lo so dire, perché è una foto in bianco e nero. Ehm, mm, no, in generale, come se lui stesse comunicando con le varie anime lì. È un'esperienza così. Mm, mi Ok. sembra che stia bene. Vibrazione, informazione e consapevolezza. Ci siamo inventati questa VIC, questa pillola, la offriamo al padre. Mm. L'informazione è la componente più importante. Dentro a questa informazione c'è tutta l'informazione. Quando dici così, lui si materializza sul ring. Scompare il sacco che Daniele stava prendendo a pugni e lui si sostituisce al posto del sacco. E a Daniele dice: basta pugni, abbracciamoci. Beh, però dice delle cose importanti, Mhm. perché tutto questo mio girare nel cimitero mi insegna quelle che sono le miserie umane, le fissazioni umane, questi rancori, le cose che non riusciamo a dimenticare e a perdonarci. Oh, quante ne sto sentendo. E che sia un monito per te, caro mio figlio. Che illusione crudele è mai questa? E che succede? Non so se le si è mai fatto male a un ginocchio, magari anche quando era piccolino, perché è come se mi facesse vedere una ferita al ginocchio e lui Di che gliela Daniele. medica. Sì, Mhm. sì, 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 va lì e gliela medica, gli mette il cerotto. Fa prendersi cura di lui. Mi sa che, sai che cosa? Che è un po' accaduto che quel, cioè, essendo che c'era stata questa difficoltà, no, all'interno del matrimonio, Daniele si è preso un po' di responsabilità morali Mm. dentro la famiglia, ok? Senti questo eco qua. Mhm. Padre mi dice che sì, è così. Si è assunto proprio delle responsabilità morali ad essere lui l'elemento retto, portante, eticamente giusto della famiglia, ok? Mhm. E anche questo lo porta a avere la pornografia, perché lui non ce la fa a sostenere questo tipo di ruolo, perché non deve sostenerlo. E mi fa vedere appunto che si è caricato fin da giovanissimo di questa presenza morale, di questo supporto morale, no? E allora invece è come se lo volesse ridimensionare, dice: ma no, adesso mi prendo cura io di te. Ok, sono su un ring, il ring sport gioco. Eh, E allora giochiamo. Il padre, se vuole, si presenti come quando era giovane. so, me lo collega all'acqua, all'elemento acqua, se gli piaceva. Ehm, Mi viene la parola aiutante. Vedo che strizza l'occhio. Casanova. Ehm,
diciamo disinvolto mi viene, ecco, forse ci sapeva fare. Mm? Sicuro di sé. Sì, Bene, adesso si mostra in una vita precedente opposta a questa. Lui sa quali sono. sì, qui è un semplicissimo frate, adesso sta pregando e di lì a poco andrà a dormire. Sono le 5 del pomeriggio. Bene, adesso Daniele e il padre si presentano nella veste in cui in un'altra vita si sono già incontrati. Sono tipo due muratori, stanno costruendo una specie di residenza bella di qualche nobile. Monica, tu non lo vedi e le persone non vedranno, ahimè, il viso di Daniele, ma è tutta una risata, è tutto un pollice in su, boh, probabilmente era muratore, adesso ho capito, sicuro di sé più che Casanova, bell'uomo, insomma, ok. Questo Mhm, perché lui sappia che c'è, ok? mhm, Questo non significa che io sono capace di connettermi, non c'entra niente, mhm, ok? mhm. Questo affinché arrivi a Daniele e questo papà c'è, è qui in questo momento ed è qui a sostenere questa tappa evolutiva di Daniele. La vuole tantissimo. Ok. Che il padre metta, se vuole, una mano sola nel portale aureo. Lui dice che lo conosce. Mm. C'è già andato? Sembra di capire che la volta scorsa, quando Paolo ha fatto la sessione, ehm, lui l'ha visto, ok? L'ha sbirciato. Però Mhm. adesso è come se la scelta fosse di rimanere ancora un po' qui. Ok. Sa dov'è quindi questo portale. Sì. E cosa si dicono padre e figlio? È molto presto adesso per te e non puoi venire di qua, ma se tu venissi di qua, ti renderesti conto di quante cose ci tormentano e queste cose non esistono. Ed è come se lo trattasse, non so, come in questo momento, come un arancio, ok? E lo vuole sbucciare. Mhm. Gli dice questa cosa è superflua e non ti serve. E la tua paura di mostrarti agli altri non ti serve. Devi solo trovare il tuo modo di essere e avere il coraggio di essere quello che sei. E lui dice che sfonderà. Cosa Eh, risponde Daniele? Mhm. è un po' come quella signora lì che veniva, che diceva, "Ah, l'ho visto su una rivista, no? È Mhm. come se questi due fossero d'accordo, la vedessero nella stessa maniera e che cioè, Daniele troverà proprio una sua strada che è sua, che sente sua, un suo modo di esprimersi e di realizzarsi, per cui avrà grande soddisfazione, avrà il suo successo. E a Daniele tutto questo adesso non arriva Mhm. talmente, ok? Mhm. Chiamiamo anche Paolo, il compagno. Cosa? Paolo è come se dicesse, ma Mhm. io lo so, io conosco e vedo tutte le potenzialità di Daniele sotto la sua rabbia.
sotto la sua, chiamiamola pigrizia, sotto la sua cupa maschera. Cosa dice il padre a Paolo? E so che gli vuoi veramente bene e so che lo sostieni, ti vedo e soprattutto so che sei una persona pulita. È però come se mi mettessi in evidenza che Paolo è un po' più frivolo. Non so perché, appare tipo come se fosse Tina Cipollari, non so. Non so perché è venuta questa insomma, no? Questa cosa avrà un seguito. Ti consiglio, Daniele, una bella maglietta con Tina Cipollari gliela regali. Ok, il padre non va nel portale aureo. Quando andrà? Alla prossima Ci sono sessione? delle cose che deve sistemare rispetto alla propria moglie. Cioè, vorrebbe che anche la mamma di Daniele raggiungesse una sua quiete. Aspetta un attimo, una sua quiete, una sua tranquillità. Non so perché mi fa vedere del fuoco e non riesco a capire se è reale che mi parla di un camino o se è di un fuoco, un qualcosa, non so, ancora acceso. Mm. La vogliamo chiamare? E la mamma viene come con una carriola con tutta una serie di mattoni e di macerie, quindi come se ancora cose vecchie pesassero. E lei se le porta lei dietro, ma perché mai deve andare in giro con questa carriola di macerie? Sai. Vorrebbe, allora lui, per Mm. come vede in un'ottica fuori, no? Dalla terra, in un'ottica con meno veli, lui sente che la madre non potrà svuotare completamente questa carriola nella sua esistenza, ok? Però che la possa alleggerire in modo da camminare meglio. Va bene, salutiamo il padre che in realtà resta lì. Certo. E il ring dov'è? È diventato un giardino, quei Sa- fiori, sacco del ring? un'altalena, si sono trasformati. Il portale aureo però è stato aperto e chiamiamo la nonna materna. Colei che è mancata esattamente, esattamente significa anche il minuto, 9 mesi prima della nascita di Daniele. Mm. È strano perché praticamente lei appare dentro una culla, come se fosse appunto la culla di Daniele. Cioè, prima che perché la culla io la vedo vuota, no? Come se prima che Daniele arrivasse, lei mi fa vedere questa culla vuota. Quindi tipo metti Daniele era in ospedale e mi fa vedere questa culla vuota. Ehm, Mi fa vedere come in realtà c'è un tramite, che è appunto la mamma, Mhm. come se in effetti si fossero passate nonna, mamma e Daniele questa patata bollente. Mm? Però in Mhm. realtà non è che la nonna passava la patata bollente alla mamma e quindi la nonna si liberava. No, in eterico continuava ad esserci la patata bollente. E quindi anche la mamma, passando la patata bollente a Daniele, in realtà ha continuato ad avere tra le proprie mani una patata bollente, ok? Cos'è questa patata bollente? Ma mi viene molto il senso del dovere, ehm, e un po' di, non so, un po' bacchettoni, non so come dirti, un po' bigottismo, ma
che per esempio in Daniele non c'è in maniera, non so come spiegarti, è conclamata. proprio no, perché è un qualcosa proprio che gli è stato dato e quindi rimane un po' esterno, ok? Quindi a volte lui si sente dentro di sé, però io lo sento che è come se si fosse affievolita questa cosa con questo passaggio di mano in mano, ok? Mm? Però come se questo è il cosiddetto patto di fedeltà, ok? Che nel caso di Daniele viene visualizzato in questa maniera. Quando noi veniamo in terza dimensione, di fatto acquisiamo quella che è, chiamiamola la parte buia, la parte oscura, ok? Dei nostri avi, specialmente della mamma, ok? Quindi questo è quello che è successo a Daniele. E assumere la parte oscura appunto della mamma ha fatto sì che lui si mettesse un po' contro al padre. Va bene? Ehm, Però non so come spiegarti, quando la nonna viene e mi fa vedere questa culla che è bianchissima, immacolata, con queste lenzuola ehm, ondeggiate proprio. Quindi di quest'anima purissima che è Daniele. Dov'è la nonna adesso? Ah, mm, aspetta, perché mi fa vedere una casa isolata. Non so se le piace questa cosa della casa isolata o se è solo un ricordo. Mm, penso che siano degli sprazzi, perché poi mi fa vedere un ospedale. Però qua è come se fosse l'anima che ripercorre delle tappe, diciamo, no? Della propria vita, quindi vaga eh, di spezzone in spezzone, diciamo, eh? Perché se tu mi chiedi dov'è adesso, io la vedo su, in alto, in alto, in alto. Cioè potrebbe andare già da sola nel portale aureo o Sì, cosa? perché adesso mi parla di beatitudine, quindi come a dire che le ha già risolte queste cose. Mm. Ok? Mi fa vedere beatitudine e bellezza, come se lei proprio fosse adesso di questa bellezza folgorante dovuta al fatto che ha trasformato tutte le difficoltà, tutte le brutture, tutti i limiti della vita. Cosa dici a Daniele? Ehm, Ti hanno fatto credere al- alla fiaba dell'orco, ti hanno fatto vivere il senso di delusione. A un certo punto dice Babbo Natale è un traditore, ok? Il maestro è un traditore, vicino di casa è un traditore. Mm? Mm? E ti hanno fatto credere queste favole, E cos'è vero invece? ma ciò che è vero è la luce e l'amore. E adesso, sopra le palpebre dei tuoi occhi, te lo faccio sentire. Lei sa l'esistenza del portale? Ma io penso che proprio di sì. Cioè, forse in realtà lei sta prendendo da lì perché Mm. dice delle cose molto elevate. Mm. Verificalo. Io penso di sì, penso che lei in questo momento sia temporaneamente, chiamiamo uscita dal portale, e Mm. poi questo è a modo nostro, no? Mm. Abbiamo Mm. bisogno di vederlo così. Ehm, sì,
perché l'attitudine, il mood è proprio quello. Quindi, Monica, la patata bollente, la maledizione non meglio precisata, la tara familiare, il patto di fedeltà non esiste. Non esiste. Ma in ogni caso non esiste, non solo nel caso di Daniele. Esatto. È un costrutto virtuale. Certo. È parte di questo gioco che noi veniamo a fare. Si scioglie come sabbia secca. Polverizza. Sgretola, sì. La patata bollente non c'è più. La patata non c'è più, diciamo. Ok. Tra Tina Cipollari e la patata bollente oggi ci si diverte. La salutiamo la nonna che ci lascia con un messaggio e Daniele la saluta con una parola, un messaggio, un gesto. È come se gli avesse lavato gli occhi, fatto brillare gli occhi e gli avesse aperto il sorriso. So che vedrai in modo diverso, so che sentirai in modo diverso. Cogli l'ironia della vita, sorridi. Sei un dolce pasticcino. E lui che risponde? A una nonna che non ha conosciuto. So, c'è una catenina. Non la uso per incatenarmi, dice, ma per ricordarti. E il ricordo ha a che fare con il cuore. Io adesso sto ricominciando a sentire il mio cuore, grazie. E la salutiamo e lei torna dove già stava. Sì. Monica. Giudizio, vergogna, ansia. Certo, sono parte dell'inganno, no? Di questa terza dimensione. Sono parte, sono alcuni degli ingredienti, ok, di questo patto di fedeltà. Sono parte di questa bugia del gioco. Però, cioè, me l'hai detto, e sento che, cioè, Daniele è come se avesse già iniziato a trasformarli, Come? a capire la loro inconsistenza. Cioè, non so spiegarti, è come se Daniele già stesse passando ad un'altra linea dimensionale. È come se già ci fosse uno scarto tra la linea dimensionale di consapevolezza che abitava prima e quella in cui è adesso. Io vedo Daniele come molto veloce e quindi è come se stesse già abbandonando dietro di sé, lasciando proprio la scia, come se fosse un mantello che lui sta lasciando a terra dietro di sé. Non sono cose dentro, ma cose esterne, fuori, che corrispondono a questo mantello che lui abbandona. Bassa autostima. No, quello mi viene da ridere, perché questa è proprio una clamorosa bugia. La clamorosa bugia nella quale lui è caduto. Noi veniamo qua proprio in una rete di bugie e di inganni e arriviamo a credere a delle storie che non stanno né in cielo né in terra, ma che diventano vere. Non esiste la bassa autostima e soprattutto nel momento in cui Daniele, ora che è su quest'altra dimensione temporale, contatta se stesso, cioè si rende conto della meraviglia assoluta che è, ma può aver poca autostima di questa meraviglia.
Insoddisfazione lavorativa. Lì è proprio come se lui si sentisse un po' di dover soddisfare delle richieste e copiare anche certe strade già percorse, ok? Mhm. Come se si sentisse chiuso all'interno di scatole che non ha costruito lui. Ora il tutto sta nel rispettarsi e rendersi conto che quello che lui può costruire è meraviglioso, e anche se non ha molto a che vedere con quello che costruiscono gli altri, ma che comunque troverà i suoi ammiratori e chi lo apprezzerà, e sono molti più di quanto lui creda. Anzi, è come se lanciasse una nuova tendenza, anche perché lui forse ancora non se ne è reso conto, ma le energie della Terra ci riportano all'autenticità. Quindi tutte queste finzioni, tutte queste robe fasulle che a lui infastidiscono, stanno naturalmente per cadere. Mhm. Eccessiva procrastinazione. No, aspetta un attimo, perché qua mi viene fuori il fratello, come se, così, loro due vicini, allora cosa succede? Che è come se il fratello fa così una roba, carriera, poi soddisfa tutte le richieste della società, della famiglia, eccetera, eccetera, ed è come se lui rimanesse più indietro, fermo a guardare e chiedersi che cosa è giusto, anche lui deve andare in quella direzione, no, ma lui non vuole andare in quella direzione. Quindi in realtà sta lì a temporeggiare. Mm. Grandi Eh, figli Daniele. no, ma quando mi dici queste cose le sento già superate, però è Mm, giusto, sono mm, venute fuori nei punti, ma sono già mhm. superate. Quindi Daniele, anima di Daniele, è tutto superato. Che si fa? Certo, c'è il cluster, adesso lo andiamo a vedere. Ci sarà un avatar. Ci sono? No, ma mi fa ridere che nei cluster, scusami, è arrivato un rappresentante, ti dico la scena un po' assurda, è arrivato un rappresentante di tinte per i capelli di una linea che in questo momento tipo si vede che sta andando molto. Mm? E lui tipo non la vorrebbe acquistare, perché questo qui c'ha tutto il kit che dice un tempo io magari l'avrei acquistata perché tutti la chiedono, tutti la usano, eccetera, no? Mhm, Adesso è come se vedessi che io non devo seguire quelle direttive lì, mhm. ok? Tante volte l'ho fatto, tante volte mi sono sentito lacerato. Basta, questa scenetta nel complesso non mi appartiene più. E quindi butta il rappresentante con le tinte in un buco. Sì, esatto. Ok. L'avatar come lo vedi? Ehm, so perché una fede nuziale mi è venuta, ovviamente perché rappresenta sempre un po' una delle richieste, no, della società, le Mm, tappe, il matrimonio, eccetera, eccetera, no? Quindi sempre la convenzione. E lui non è neanche per queste convenzioni, per questi mm. obblighi. Mm, mm, mm. Quindi via, assolutamente anche questo dentro il portale definitivo. Quindi calma piatta. Il mare in burrasca adesso è piatto. È vero, siamo Ok. stati tranquilli. Qual è il nuovo progetto di Daniele? Ma senti,
Può sembrare negativo, ma in questo caso non lo è. Mi viene pavone, perché è come se lui venisse fuori con questa coda meravigliosa, bellissima, che tra l'altro mette anche come ad eternum, Mhm. perché finalmente è l'espressione di sé, della sua fantasia, della sua creatività, ma anche proprio della sua luce, dei suoi colori, di tutta la sua bellezza, di tutte le sue capacità. Ed è giusto mostrarle, ed è giusto farle venire fuori. Le entità eteriche, cartoni, le entità mentali, gli impianti, ci sono ancora. No, assolutamente. La patata bollente? No, si è sbriciolata. Paolo è sempre a 45 di vibrazione. Adesso lo vedo a 200. E Daniele? 355. Ok, chiediamo a Paolo di alzarsi a 355, di trovare il modo, toccando Mm, Daniele. sì, vedo che bacia anche il cagnolino. Proprio un bacione, mua, proprio, rumoroso, sonoro, Mhm. e sfiora le dita di Daniele. E quindi sì, assolutamente, si allinea. Consapevolezza di Daniele. Mm, circa 180. Mm. Anima. Già andava bene, siamo quasi a 50. Adesso 60. Vite. 1795. Cervello. Quasi 11. Suscettibilità ipnotica un po' bassa. 64. 3D. 18. Vivacità animica. Vabbè. 97. Messaggio di Daniele alla madre. Ti ho amato, ti ho odiato e ora sento un profondo affetto e tenerezza. Vedo che la abbraccia, un po' si deve inchinare forse perché la mamma è ancora seduta. L'abbraccia, la bacia. Al fratello. Pace è fatta. Al compagno. Sei l'amore della mia vita. Ultimo messaggio alla persona più importante. Te stesso, certo. Ehm, a volte ho avuto il barlume di chi ero, ma mi sembrava troppo. E ora so che è giusto vedermi per quello che sono. Sto ritrovando l'amore per la vita. Ok. Monica, ma questo pavone non assomiglia un po' a una fenice? Eh beh sì, sì, è proprio una rinascita, sì. E cosa fa? E sta volando. Eh, è proprio un'espressione di libertà e di bellezza. Vola e sparge questi colori senza perderli, ma li sparge dove vola. Ok. Chiudiamo sul cane bricco. Che assomiglia tanto al mio.
so, cioè, è dentro a un cuore. È dentro a un cuore in cui ci sono sia Daniele che Paolo. Sono una famiglia. Va bene.